questa lezione tratteremo del legato. Sulla chitarra è possibile, attraverso le legature, eseguire più note consecutivamente suonando solamente la prima. I tipi di legatura che si possono realizzare sulla chitarra fondamentalmente sono 4: ascendente, discendente, combinata e falsa o ad eco, che adesso andremo a vedere. La legatura ascendente, in inglese hammer-on, consente di legare una o più note in ordine ascendente. Ad esempio, noi possiamo legare la nota Fa alla nota Sol. Di conseguenza dovremo prima suonare il Fa, possibilmente con il tocco appoggiato, per dare maggior forza al suono, e poi andremo a pigiare con forza il terzo dito al terzo tasto della nota Sol vicino alla barrettina metallica. Questo perché vicino alla barrettina metallica si ha bisogno di minor forza per far sentire in maniera chiara la nota. È importante nella legatura ascendente mantenere le posizioni delle dita, nel senso che il Fa non va alzato quando si suona il Sol, non dovete fare questo, ma dovete sempre mantenerlo in posizione. In questo modo i due suoni saranno sicuramente legati e comunque la legatura sarà anche più agevole. Il tocco appoggiato, oltre a dar maggior forza alla nota, consente anche un ritorno della corda incontro alla nota che si lega. In che senso? Se io appoggio, chiaramente abbasso la corda che nel momento in cui verrà rilasciata tenderà a risalire e andare incontro al dito che si lega. Perciò la vibrazione è di questo tipo, cioè io abbasso la corda che andrà incontro al dito che scende. Se io invece utilizzo il tocco pizzicato, la corda scenderà insieme al dito che scende. Il legato viene ugualmente, è chiaro, però secondo me, questa è una mia personale deduzione, il tocco appoggiato garantisce dove è possibile chiaramente eseguirlo nell'economia di esecuzione del brano, garantisce una maggior precisione. La legatura discendente invece è l'esatto contrario della legatura ascendente, in inglese si dice pull off, e consente di legare due note in senso discendenti, due o più note. In questo caso il Sol lo dobbiamo legare al Fa. Nella legatura discendente il dito che lega deve strappare verso il basso la corda. Un errore molto comune è quello di alzare semplicemente il dito. Molti allievi molte volte tendono ad alzare il dito e poi dicono: ma il legato non mi viene. Certo, perché non bisogna alzare semplicemente, ma bisogna strappare. Così il legato è udibile. Nella legatura discendente è importante, come ho detto, strappare verso il basso. Però è anche molto importante porre forza nel dito della nota che viene legata, in maniera che questo, nel momento in cui voi strappate la nota, non venga via. Di conseguenza è importante la forza sia del dito che lega, ma quello della nota a cui è legata. Anche in questo caso consiglio sempre di utilizzare il tocco appoggiato della mano destra. Quando userete dei legati su corde superiori alla prima, dovete appoggiarvi sulla corda sottostante. Il terzo tipo di legatura che vi dicevo prima è la legatura combinata, ossia l'unione di legatura ascendente e discendente.
La falsa legatura o deco è l'unione di più note su corde diverse. In questo caso, per esempio, se io voglio legare il Fa al Re, che si trova però su una corda diversa, percuoterò la prima corda e poi andrò a pigiare con forza il terzo dito al terzo tasto della seconda corda. Chiaramente la percussione del terzo dito creerà il suono, per questo si dice falsa legatura, in quanto è su due corde diverse. È importante naturalmente pigiare con forza la nota da legare, se no non sarà udibile. Ora vedremo una serie di esercizi per mettere in pratica la tecnica del legato. Il primo blocco di 3 esercizi sono basati sulla legatura ascendente, prima di 2 note, poi di 3 e poi di 4. Partiremo dal quinto tasto perché in quinta posizione i tasti sono più stretti e di conseguenza eseguire le legature è più semplice, almeno in una prima fase. Poi chiaramente ogni esercizio va eseguito partendo dalla prima corda alla sesta e ritornando indietro e andando indietro poi fino alla prima posizione, in quanto diventa più difficile proprio perché i tasti sono più larghi. Allora, l'esercizio, per esempio, il numero 1, lega il primo al secondo dito, poi saliamo fino a su e poi alla sesta corda ritorniamo alla prima. Lo stesso poi lo ripetiamo un tasto indietro e così via. Quando arriveremo appunto al primo tasto sarà un po' più complesso perché i tasti sono più larghi. La stessa cosa faremo per il secondo gruppo, che appunto unisce 3 note, e poi per l'ultimo, il terzo, di 4 note. In questi esercizi non sto usando il metronomo per farvi ascoltare meglio i legati. Consiglio però che lo studio venga effettuato con un metronomo. Scegliete prima naturalmente una velocità non troppo elevata per poi aumentarla gradatamente. Passiamo ora al secondo blocco di 3 esercizi dedicati ai legati discendenti. Come per il primo dovete suonare dalla prima corda fino alla sesta, tornare indietro e poi andare indietro a ritroso dalla quinta fino alla prima posizione. Passiamo ora al terzo blocco dedicato ai legati combinati. Anche qui ogni esercizio va eseguito dalla prima alla sesta corda e poi ritornando alla prima, spostandosi poi verso la prima posizione.
ultimo blocco vedrete degli esercizi sui legati più complessi. Questo quarto blocco di esercizi è un po' più difficile perché vi richiedo di non alzare le dita fino a che non dovete cambiare posizione. In che senso? Per legare ad esempio 1, 2, 3 e 4, voi dovete tenere giù tutte le dita una volta che sono state suonate. E alzare un dito per volta. Attenzione, per non far interrompere il suono delle corde alle dita che sono messe in posizione, a tenere bene in fuori la mano sinistra e a pigiare sempre con la punta estrema del polpastrello a martelletto il tasto. Non schiacciate mai in questo modo, ma sempre con la punta estrema del polpastrello. Il secondo esercizio del quarto blocco è dedicato invece all'alternanza 1-3-2-4. Questo è un esercizio molto difficile se fatto bene, perché bisogna mantenere sempre, come per il precedente, le dita sulla tastiera. L'effetto visivo è come quello di un granchio che sale sulla tastiera, su e giù. Iniziate a studiarlo molto lentamente, attenzione sempre ai consigli che vi ho dato prima, perciò dita perpendicolari, a martelletto sulla tastiera, polso in fuori e posizione in fuori e polso in fuori. L'ultimo esercizio è lega il primo al quarto dito e al secondo al terzo, sempre su corde differenti. Oggi abbiamo visto una lezione sui legati e gli esercizi relativi per il loro sviluppo. Grazie per avermi seguito fin qui ed iscrivetevi al mio canale YouTube per non perdere le prossime lezioni.